Bene, andiamo a disegnare nella nostra interfaccia di lavoro un cerchio grande e tre cerchi all'interno che però siano perfettamente allineati tra loro. Controlliamo, dopodiché andiamo nel pannello elaborazione tracciati a scomporre e togliere quindi le parti superflue con lo strumento selezione diretta. Naturalmente utilizziamo la griglia, quindi col tasto destro sull'interfaccia di lavoro andiamo a selezionare mostra griglia. Così facendo, eliminando le parti superflue, cominciamo ad ottenere la nostra forma circolare sulla quale poi lavoreremo fino alla fine. La selezioniamo, ricordiamo che sono tre cerchi all'interno, ben allineati, con i bordi coincidenti all'interno di un cerchio più grande. Poi con lo strumento scomponi siamo arrivati ad ottenere questa forma. Adesso selezionando il tutto, sempre con lo strumento elaborazione tracciati, andiamo a unire il tutto e andiamo poi a eliminare le parti superflue, che sono poi queste, verdi, che derivano appunto dalla selezione precedente. Diamo sempre un colore in modo da poterci orientare e distinguere meglio. A questo punto con lo strumento cerchio andiamo a costruire una figura circolare al di sopra di questa originale e andiamo a farla coincidere con il bordo destro della figura originale in questo modo. A questo punto selezioniamo il tutto e sempre con lo strumento elaborazione tracciati, scomponi, andiamo a togliere poi con lo strumento selezione diretta la parte eccedente, come in questo caso. Piano piano sta prendendo forma la nostra forma, il nostro prodotto, diciamo così. Utilizziamo sempre la griglia in modo da poterci orientare, in modo da allineare bene le forme. Con lo strumento cerchio ne andiamo a disegnare un altro, in questo modo, e dopodiché con l'elaborazione tracciati scomponi, andiamo a scomporre in modo da togliere con lo strumento selezione diretta sempre la parte eccedente. Ora le sezioni, diciamo così, in più le andiamo ad allineare in modo da ottenere un'omogeneità nella distribuzione delle figure, quindi allineiamole nel colore e rendiamole più coerenti. Continuiamo con lo strumento ellisse. Con lo strumento ellisse andiamo a disegnare un altro cerchio all'interno. Utilizziamo sempre lo strumento scomponi dal pannello elaborazione tracciati, selezioniamo sempre tutte le figure, ricordiamoci, in questo modo qui. Ora stiamo ottenendo più figure all'interno, naturalmente questo è assolutamente soggettivo, nel senso che possiamo tranquillamente, come dire, disegnarne di meno o di più in base al risultato che vogliamo ottenere. Ricordiamoci sempre di allineare, come sto facendo in questo momento, attraverso le manigline dei margini, tutte le sezioni ottenute con le divisioni in modo da poter avere un'omogeneità nella distribuzione delle figure all'interno. Andiamo naturalmente ad unire le sezioni in modo da dare una certa continuità, dopodiché potrebbe essere necessario andare a, come dire, cercare dei colori, delle sfumature di colore che si somiglino tra loro, in modo da ottenere un effetto unico, ma nello stesso tempo variegato all'interno della stessa figura. Quindi in questo modo io sto utilizzando anche lo strumento della sfumatura e mi rendo conto che dalle 4-5 sezioni iniziali potrei ottenerne anche di meno. Naturalmente cerco un'omogeneità, ma qui ripeto è a discrezione, sempre rispetto al risultato che ci proponiamo di raggiungere. In questo modo vado a ottenere 3 sezioni, facendo sempre attenzione agli allineamenti laterali, come in questo caso, mi aiuto con i margini e quindi le manigline e posso così ottenere una certa omogeneità. Come in questo caso. Adesso seleziono tutto, la vado a ruotare, posso farlo manualmente o con lo strumento rotazione. Mi assicuro che tutte le sezioni siano allineate in maniera omogenea
dall'alto verso il basso, visto che comunque sto lavorando su forme circolari. Adesso con lo strumento sfumatura vado a determinare da un colore la parte più chiara e la parte più scura. Dopodiché con le manigline dello strumento che prelevo dalla palette degli strumenti vado a direzionare la sfumatura e faccio la stessa cosa anche con le altre sezioni, in modo da avere un'omogeneità di colore. Prelevo un colore, lo copio dalla tavolozza e lo incollo nel pannello sfumatura. Naturalmente mi aiuto sempre con la direzione della sfumatura, in questo modo. Utilizzo sempre la tavolozza colori che posso prelevare dalla palette strumenti o dalla palette colore, dal pannello colore che sta sulla destra dell'interfaccia. Con lo strumento contagocce, selezionando questa sezione superiore, vado a copiare la sfumatura applicata alla sezione inferiore, appena lavorata, dopodiché vado ad invertire, in modo da ottenere una continuità anche nella sfumatura, come se ci fosse un riflesso luce naturale. Mi appoggio sempre con le manigline dello strumento sfumatura direzionale. Poi con lo strumento contagocce vado a copiare la sfumatura applicata alla sezione appena lavorata, in modo da avere una parte superiore più unita. Naturalmente vado a ritoccare le sfumature lì dove cerco una certa naturalezza nella distribuzione dei colori e delle tonalità. Vedo che c'è una parte in bianco e quindi con lo strumento penna vado a ricalcare da sopra una forma e con lo strumento elaborazione tracciati la vado a unire con la forma sottostante. Poi ci sono delle parti eccedenti, le vado a ricoprire con le manigline ed ecco qui la mia forma. Questa è una forma circolare che posso naturalmente anche vedere in un'altra prospettiva, con un'angolazione di 90 gradi, quindi dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Può essere tranquillamente una lettera icona utilizzata anche in un logotipo, ad esempio, o semplicemente in un logo che preveda un'icona come immagine rappresentativa. Adesso vado a copiare e incollare questa forma in modo da poterla vedere in più prospettive. In questo caso vado ad applicare una rotazione di 180 gradi in modo da renderla opposta all'ultima forma copiata e la vado a inserire qui. In questo modo abbiamo 3 direzioni di una stessa icona generata attraverso un gioco di sfumature, ma partendo sempre da forme circolari.